Benvenuti cari amici su Underground Sea, questa volta vi presentiamo un archetipo nel Commander, in ambito competitivo, proseguendo nel nostro percorso di avvicinamento a questo variante, che anche nel nostro paese annovera una buona fetta di appassionati. Nel nostro percorso tra gli archetipi monocolor ci imbattiamo in quello che è da sempre considerato, con ovvie motivazioni, la Cenerentola dei colori, il bianco, eppure negli ultimi anni la casa madre si è prodigata nel realizzare carte ben presto divenute delle staple che hanno cambiato lo stato delle cose. Non solo con quelle da inserire nel 99, persino tra le leggendarie, come nel caso di questo strano gnomo, che ha tutta l'aria di sapere il fatto suo, almeno sul fronte dell'abilità di marinaio, a giudicare di come si destreggia tra le cime della sua aeronave. Questa volta vi parleremo di Oswald Fleetenbender. Abbiamo a che fare con una creatura che prova a rimettere in discussione tutte le debolezze del bianco, a partire dalla sua capacità di mettersi alla ricerca di artefatti utili per i nostri scopi, per un piano toolbox che ha nulla da invidiare agli altri colori, ma andiamo con ordine esaminando le sue caratteristiche. Con 2 mana, uno generico e uno bianco, abbiamo un artefice gnomo con forza 2 costituzione 2 e un'unica abilità, molto potente se ben sfruttata. Nella sua abilità abbiamo Inventore Magico, paga un mana bianco e tappa, sacrifica un artefatto, passa in rassegna al tuo grimorio per una carta artefatto con valore di mana pari a 1 più il valore di mana dell'artefatto sacrificato, mettila sul campo di battaglia, poi rimescola, attiva solo come una stregoneria. Similarmente ad altri generali propensi ad abusare degli artefatti, anche questo comandante ha tutta l'aria di andare a nozze con tutta una serie di elementi, tra i sassi e i vari enabler presenti in questi permanenti, per fare bene anche in questo color pie. Qui però abbiamo dalla nostra un colore che offre una pletora di elementi di stacks, in aggiunta a quelli già presenti tra gli artefatti, che potranno darci modo, anche in un formato competitivo, di darci tutti gli elementi per imbrigliare il party al nostro volere. Nulla da stupirsi quindi se questo Oswald Fleetenbender ha più il piglio del pirata esperto che dell'artefice, pronto a sfilare la vittoria in più di un'occasione, agguantando con la sua fiocina anche i predatori più pericolosi, nei mari come nei cieli. Dovendo sfruttare con profitto questo Oswald Fleetenbender, con i limiti imposti dal bianco, uno potrebbe presupporre che non ci siano poi molti vantaggi a disposizione. Eppure, grazie alle novità che via via la casa madre ha fornito per questo colore, il contesto è parecchio favorevole. Una carta molto recente che ha ridisegnato le possibilità di chiusura è Halo Fontaine, che da sola ci dà tutto quel che ci serve per incastrare con il generale e con tutti gli elementi presenti tra gli artefatti che permettono un tap compulsivi per una vittoria dal nulla in poche semplici mosse. Grazie a Staff of Domination e Thousand Year Exir abbiamo un comparto enabler che è perfetto per stappare il generale, così da integrarsi con un'altra tech che qui farà faville per generare loop infiniti tali da vincere con la nostra fontana. Si tratta di una creatura artefatto, Mir Welder, che potrà prendere le veci di tutto quello che getteremo nel cimitero, così da generare mana infinito e conseguentemente tutti gli effetti di un tap necessari per arrivare a soddisfare i requisiti dell'ultima abilità della fontana, chiudendo i giochi definitivamente. Tutta questa intricata combinazione può sembrare inaccessibile, dovendosi confrontare con un party sempre agguerrito, ma abbiamo dalla nostra una serie di lock incredibile, a partire da quello offerto da Umabask, abbinato da Drannid Magistrate, che costringerà tutti gli avversari a non giocare più nulla. In tutto questo tripudio di incredibili effetti, ovviamente, non possono mancare protezioni come Lightning Greaves, per fare in modo che tutto fili liscio senza intoppi, attraccando sicuro nel porto dei vincitori, a dispetto del nostro bistrattato colore. È chiaro che il focus attorno a Oswald Fleetenbender è legato a filo doppio con gli artefatti, anche solo per fornire elementi sacrificabili per innescare proficue ricerche nel grimorio verso i pezzi più costosi ed efficaci per le nostre chiusure. Ecco che quindi i sassi presenti in gran numero nella build tra che Insignet, Chrome Mox, Green Monolith, Jewel Lotus, Lotus Petal, Mana Crypt, Mana Vault, Mox Amber, Mox Diamond, Mox Opal e Sol Ring svolgono non solo il ruolo di acceleratori, ma anche di strumenti utili per cercare quel che ci serve per vincere grazie al generale. Ma non saranno gli unici strumenti per avere mana in più, visto che con Deep Gnome Terramancer e Weather avremo la possibilità di avere qualche land drop in più, anche se con alcuni vincoli tipici del nostro color pie. Tema in parte migliorato dalle ultime stampe è il card draw, con l'ingresso di Archivist Dogma e Esper Sentinel. Ormai possiamo anche noi ambire a qualche carta in più, anche se a noi basterà calare il generale, attivarlo in fretta e iniziare la pazza ricerca dei nostri pezzi pregiati. Chiaramente qualche slot lo dedicheremo alle protezioni come Devoted Caretaker, Giver on Ruins e Mother on Ruins, ma non si tratta di tante scelte in realtà, volendo puntare più a spegnere del tutto le interazioni con altri mezzi piuttosto che basarci su qualche trick estemporaneo. Per bypassare scartini o altre mestizie ci faranno poi comodo gli elementi di recursioni proposti da Iron Soul Enforcer e Severe Reclamation, che ci faranno anche molto comodo, soprattutto perché mettono direttamente in campo proprio quello che ci serve per ribaltare le sorti del match.
Non contenti di quello che ci offre il comandante, inseriamo nella build ulteriori tutori, Ranged Captain EOS, che funge anche da silenziatore delle interazioni del party, e Lightning Tutor e Pyrovirus, quest'ultimo estremamente sinergico con gli effetti di un tap, per delle potenziali catene con tutto il comparto creature, tra lock e potenziali chiusure. Come elemento di disturbo, visto che non puntiamo certo a vincere con delle combat, alloreriamo tra le 99 Serra Ascendant, una carta che non ha bisogno di presentazioni, e Sword of Fire and Ice, un modo per offrire protezione ulteriore al generale, oltre a un card draw aggiuntivo che male certo non fa. Di ben altro peso potrebbe essere la produzione di token, visti i loop che abbiamo a disposizione nella build, attraverso Emira Skull, che funge principalmente la protezione, e Dollhouse of Horrors, che nelle giuste condizioni può creare un board imponente dal nulla, per una vittoria a suon di costrutti ingrossati. Il fatto di essere un monocolor a volte ci penalizza, ma non ci rende difficile il compito di sfruttare le terre speciali, tutorabili anche grazie a Expedition Map, per spiazzare gli avversari con giocate e tech difficili da contrastare. Tra Buried Ruin, Cavern of Soul, Mishra's Workshop e Treasure's Vault, di scelte appetibili per dare maggiore solidità alla nostra azione, in base al contesto del momento, ne avremo molte, starà a noi scegliere il meglio sul mercato e ai nemici da contrastare. Ci sono poi due scelte molto particolari, una Urza Saga, un must se si giocano artefatti, mentre l'altra, All of Helios Generosity, sembra fuori contesto visto il tema del mazzo, ma se avrete la pazienza di seguirci questa terra è estremamente vantaggiosa per imbrigliare anche i party più complicati. Abbiamo compreso come Oswald Fleedenbender non ha bisogno di chissà quale setup per avviare una delle nostre potenziali chiusure, ma serve proteggere l'azione al meglio e qualche carta qua e là non potranno mai fermare l'irruenza presente nel formato competitivo. Per questo motivo ci avvarremo di un vero e proprio arsenale, tutorabile da alcuni pezzi chiave visti in precedenza, di elementi di stacks, perfetti per ostacolare i nemici, non inficiando il nostro gioco tra Archon of Emeria, Avermind Chancellor, Gram Abolisher, Wishbringer, Lirvala Keeper of Silence, Pyrexia Revoker e Sanctum Prelate. Un comparto agguerrito che va a rimpolpare una fetta consistente composta da artefatti, che fa il paio a queste creature, non dando scampo all'intero party con Chalice of the Void, Ezreal Bridge, Guardifted Cage, Null Rod, Piddy Needle, Sorcerer Spice Glass, Tanglewire e Torpor Orb. Di elementi ne abbiamo diversi, spesso anche rivolti su di noi e da giocare con astuzia, ma tra questi spicca anche Karn Great Creator, che andrà a disattivare molti dei problemi che gli avversari potrebbero proporci, dandoci tutti gli margini per fare nostro il match. Ma non è tutto, visto che buona parte delle nostre tech non passa dal cast. Inseriremo anche delle carte che alzano il costo di lancio delle magie, con Sphere of Resistance, Thorn of Amethyst e Trinisphere, che andranno a livellare verso l'alto tutto quello che ci potrebbe ostacolare, soprattutto nei primi turni. A queste mestizie affiancheremo Eidolon Rhetoric e Ezreal Canonist, per aumentare ancora di più la frustrazione nel non poter giocare più di una magia a turno, imbrigliando buona parte delle dinamiche di tanti avversari in questo formato competitivo. Alle creature abbineremo due incantesimi cruciali, Defending in Silence e Rule of the Law, tanto importante a giustificare la presenza della All of Helios Generosity, così da disattivare in sicurezza chi cerca di contrastare per più volte il nostro desiderio di conquista. Chiude questa sezione, corposa quanto quelle dedicate alle chiusure, Spirit of the Labyrinth, una carta pensata per ridurre drasticamente il card advantage, mentre noi cercheremo con facilità nel grimorio tutto quello che ci serve per far nostro il match. Di certo non ci faremo sfuggire neppure le mestizie provenienti dai cimiteri avversari, con Sanctifier Alvec e Sulga Galanter, così da avere qualche garanzia in più che qualcuno possa sfuggire alle maglie strette imposte dal nostro nutrito comparto di pali e elementi di disturbo. Abbiamo persino a disposizione un elemento per impedire discardi inopportuni, con Bottle Cloiser, e persino un counter, Null Brock, sotto forma di artefatto. Insomma, non abbiamo la coperta troppo corta per coprire gli angoli ciechi del formato. Cosa di certo non ci manca è un comparto removal di tutto rispetto, tra Skyclave Apparition, Width of Abandon, Frantic Purification, Maze of a World Light, Path of Exile, Sword to Plowshare e Portable Hall, così da avere sempre qualche cosa da dire, se qualcuno proverà a farcela sotto il naso. Una build così estrema, particolare, che vede brillare questo Oswald Fleedenbender, improbabile capitano delle vostre inaspettate vittorie, può avere qualche margine di miglioramento, ma ha più o meno tutto quello che serve per tenere testa anche al formato competitivo più estremo. Alcune scelte però potrebbero stupire, come l'assenza di Fetchland, ma la presenza massiccia di Opposition Agent e Avenmind Chancellor, bestie nere per questo nostro tipo di build, hanno portato ad azzerare queste scelte, così da avere la garanzia di mano libera per poter obliterare queste minacce in fretta. Se il meta vedesse una riduzione di queste mestizie tra i tavoli del formato, forse avremo spazi di manovra diversi, anche solo qualche slot in più per limare il comparto rimozioni, per qualcosa di più articolato e complesso da sfruttare in questa lista.
Siamo arrivati al termine di questa analisi dedicata al formato EDH competitivo, soffermandoci su un generale che può, nonostante il color pie, darci molto in fatto di velocità e solidità, sfruttando non solo gli artefatti al meglio, ma una componente stacks capace di imbrigliare il meta locale, senza farvi rimpiangere colori più blasonati. Ringraziamo il deck builder Forge 10 che ci ha concesso l'opportunità di parlare della sua creazione e vi consigliamo di leggere i suoi consigli nel primer che troverete nel link nella sua lista, che abbiamo messo in calce nel testo di questo video. E se volete sapere qualcosa di più sul Commander competitivo o volete chiederci o proporci un generale su cui fare un approfondimento, non esitate a segnalarcelo nei commenti, siamo a disposizione per esaminare con voi le meraviglie di questo formato. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.